Buongiorno alle mie ragazze e miei ragazzi, come state? Come state stamattina? Avete fatto la porta del mattino di agosto? Chi ancora non ha iniziato la porta di agosto è un video questo per invitarvi a co-creare con gli eventi anche in questa giornata. Come vedete sto rispondendo a tutti i commenti sotto la porta di agosto, che vi invito proprio a fare chiarezza su quello che incontrate si sta creando qualcosa di meraviglioso, perché io poi in base a tutto quello che mi scrivete elaboro stesure, letture, per guidarvi sempre di più nel cammino della piena realizzazione del sé, del daimon, no? Dell'amante mistico, chiamiamolo come vogliamo, spirito guida è la stessa cosa. Quindi ragazze mie e ragazzi, state andando benissimo, state iniziando a sperimentare la vera co-creazione, ma questo è straordinario, vi rendete conto? La vera co-creazione, questa è la tarologia co-creativa, di cui chi non ha visto il manifesto della tarologia co-creativa, ti invito a guardarlo, perché veramente ho detto tutto là sopra, tutto, tutto, tutto. Detto questo, vediamo quali immagini ti incontreranno oggi. Per ognuna di voi sarà diverso. Mi raccomando, scrivetemi i vostri commenti sotto al video della porta di agosto, va bene? In modo tale che anche quando vi rispondo, anche le altre ragazze e ragazzi possano seguire il cammino insieme a noi, così i commenti non si sparpagliano e abbiamo tutto il corpus lì. Cioè, lo puoi scrivere anche qua sotto, però siccome vedo quanto è efficace anche la condivisione dei commenti su quell'aspetto, e allora ti invito a farlo lì. Allora, ragazze mie ragazzi, vediamo questa giornata di oggi, va bene? Cosa ci dicono gli spiriti? Video sempre valido, in questo momento voglio usare la Musa Bisbiglia, che è una branca delle carte danzanti, no? Allora, vediamo oggi che cosa ci dicono, cioè come possiamo esercitare oggi la nostra volontà nel migliore dei modi, affinché i nostri desideri individuali si leghino alla volontà cosmica, alla volontà universale, cioè come possiamo realizzare i dettami del nostro daimon oggi. Questa si sta girando, la facciamo saltare. Ecco. Danza quello che sai, senza tradire ciò che sei. Questa è una grande verità. Le grandi verità non vanno spiegate, vanno contemplate e comprese. Porto con me. Danza quello che sai, senza tradire quello che sei. Dobbiamo chiederci sempre se quello che sappiamo ci sta nutrendo oppure ci sta limitando. A volte crediamo di sapere, no? Ma il problema è: io so di non sapere. Io so di non sapere, quindi danza quello che sai significa proprio io so di non sapere, che è tutto l'opposto, ma ci sta benissimo. Io so di non sapere, danza, io so di non sapere, cioè muoviti oggi nella vita sapendo di non sapere. L'unica cosa che sai, danza quello che sai, è non sapere. Io so di non sapere e mi affido. In questo modo non posso tradire ciò che sono. Allora, tu chi sei? L'io sono. Tu sei una moltitudine di forze, di energie. Tu sei l'amante del divino. Tu sei il Bhakta, l'amante del divino. E c'è una formula psichica bellissima, che poi non è una formula psichica, è come è scritto nei Veda. Quando il Bhakta, cioè l'uomo, il cercatore, cerca ardentemente Bhagavan, che è il divino nel suo aspetto di puro amore, allora anche il Bhagavan sta cercando ardentemente il Bhakta. Cioè, quando tu cerchi ardentemente la libertà, la bellezza, l'amore, il divino, allora anche il divino sta cercando ardentemente te, e a poco vi incontrate. In questo modo non tradisci chi sei. Cioè, quando io so di non sapere, ma sto cercando quella cosa, sto cercando con la consapevolezza
profonda di sapere che quello che sto cercando, anche quella cosa sta cercando me, allora non tradisco chi sono, perché io so di essere l'amante del divino, il Bhakta. E quindi oggi affidati alla vita, io so di non sapere e mi affido, ho fede negli eventi, ho fede negli eventi. Vediamo che tipo di eventi, le energie di questi eventi. Facciamo questa a fianco, poi ci mettiamo i tarocchi. Ritirarsi, c'è il ritirarsi, ritirarsi, qua c'è una tenda, io so di non sapere. Allora, ritirarsi, quando è che c'è il ritirarsi? Magari oggi è consigliata la pratica della papessa, nel viaggio erotico negli arcani, il corso gratuito che trovate su questo canale. Nella playlist sta. Ritirarsi, soltanto nel silenzio io posso auspicare a ciò che non so. Nel silenzio, quando spengo il chiacchiericcio della mente, smetto di tradire chi sono. E quindi oggi magari fatevi quei 5-10 minuti della papessa come pratica, perché arriveranno delle verità. Allora si dice che la preghiera è quando noi parliamo con Dio, e si dice che la meditazione è quando Dio ti risponde. Dio, gli dei, il daimon, no? Allora oggi siamo invitati a dialogare con gli dei in uno stato di presenza, a mezzo del rito della papessa. Va bene? Sì. Cioè abita sempre uno spazio sacro dentro di te, dove il rumore non interviene. E le pratiche ti aiutano a fare questo. Vediamo cos'altro ci dicono. Ho messo qua gli oracoli di Avatar. Si è girata da sola. Attaccamento, dipendenza. Attaccamento, dipendenza. Quando è che abbiamo attaccamento, dipendenza? Quando abbiamo paura di perdere quello che conosciamo e ci attacchiamo a un'immagine di noi stessi che ci fa erroneamente sentire al sicuro, no? Qua dice, quando appare Eitukan, che è il nome di questo personaggio, si è invitato a considerare la capacità di vivere senza attaccamento, e abbiamo fatto il video sull'attaccamento, vi consiglio di recuperarlo. Se mi ricordo lo metto qua sopra mentre sto parlando, clicca sul link che esce, se mi ricordo, ragazze e miei ragazzi, altrimenti lo trovate nel canale, sull'attaccamento, dove si intitola Il controllo, l'evento. Più o meno il controllo ho chiamato, non mi sto ricordando. Quindi forse è il momento di ammettere a te stesso che devi immaginare una nuova storia che sia più in linea con chi sei diventato, perché spesso ci portiamo avanti un'identità per abitudine. Cioè, quando il daimon ti bussa, il daimon, l'amante mistico, non ti indica subito la strada, però ti indica fortemente dove tu non vuoi più stare, come tu non vuoi più stare, è un luogo dove tu non vuoi più stare. Allora il daimon ti bussa forte, il tuo amante mistico, per dirti basta, qua no, in questo luogo di dipendenza, di attaccamento, basta, no. E quindi il coraggio ci serve soprattutto per attraversare quella soglia dell'attaccamento, quella porta dove il daimon sta dicendo basta, da qui non si passa, cioè non voglio più stare qua. E poi la strada si dipana da sola, e il coraggio di uscire da una zona comfort che determina attaccamento, dipendenza, può essere in merito a una persona, in merito a una circostanza, in merito a un evento.
non tradire ciò che sei, perché nel momento in cui abbiamo attaccamento e dipendenza è la mente razionale che ti vuole tenere là dove stai, quindi ecco perché nel silenzio emergono nuovi scenari, no? Tarocchi, allora, vediamo adesso, ce ne diranno delle belle, vediamo un po'. Allora, di che cosa stanno parlando gli spiriti a mezzo di questi oracoli? In questo esatto momento, di che cosa stanno parlando gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Di che cosa stanno parlando gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Cosa stanno parlando gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Giudizio, osare, re di spade, nascita, fuoco. Questo è l'asso di bastoni, l'anima che vuole emergere, il daimon ti sta parlando forte, è la mente, il giudizio, la paura di osare, oggi, in questo esatto momento, ma chissà da quanti giorni te lo stai dicendo, va bene? Che re di spade qua rimugina, no? E ci vuole un discernimento. E smettere di giudicare e iniziare ad osare, perché qua c'è un impulso vitale, può essere un'idea, può essere qualcosa che vuole emergere, che il giudizio blocca perché si è attaccati o si è dipendenti a una certa immagine di se stessi, ok, che è determinata da abitudini, da comportamenti. Vediamo di che cos'altro stanno parlando. Il giudizio è proprio la chiamata del daimon, incredibile, l'ho nominato. Il giudizio è la tromba del daimon, basta, da troppo tempo stai facendo così, basta, basta. È l'araba fenice, cioè c'è questo potenziale in azione, chissà nella porta di agosto cosa vedrai oggi o cosa hai visto e cosa scegli di lasciare andare nel percorso che vi guido a compiere, no? Perché quello che oggi vedrai dalla porta di agosto o dalla porta del mattino, una delle due che stai facendo, ti sta dicendo basta giudicarti, basta analizzare, osa prendere questa mazza di fuoco, questa scintilla, quest'idea che può venire a ognuno di voi in modi diversi e rinasci, ti guido io, tu intanto fai il passo. Ok? Allora mettiamoci in silenzio, ritiriamoci dal chiacchiericcio della mente a mezzo del rituale. Allora, ancora, a cosa porta quindi questa rinascita di cui oggi c'è il potenziale, ma nella misura in cui io te lo dico, questo lo dico per le ragazze nuove, questo è il potenziale. Che cosa vuoi fare? Vuoi subirlo passivamente e non cogliere l'opportunità? Oppure mettere in pratica attraverso la co-creazione? Lo fai con la porta, va bene, con la porta di agosto, ok? Perché l'anima non recepisce concetti, recepisce gesti, simboli, ok? Quindi a cosa porta questa trasformazione, questa rinascita, questo potenziale che in questo momento quindi vuole emergere? Al sole, alla vera felicità, mette in luce la mente razionale, i tuoi pensieri e ti fa agire in conformità della vera felicità, armonica intesa, chiarezza, gioia, gioia. Ok? Quindi questo è il potenziale che ti porta alla gioia, oggi stesso, cioè in questo momento stesso. D'accordo? Allora, prima avete sentito tossire ed era mio fratello, quindi adesso mio fratello che sta lavorando dietro di me, vieni qua, vieni Dado, vieni, ti faccio intervenire, vieni che ti faccio intervenire, ti faccio dire una cosa, perché le ragazze vogliono sicuramente, visto che noi lavoriamo sul campo qui, ci sono uscite delle carte interessanti. Aspetta che Dado si toglie le cuffie, perché sta lavorando. Allora lo facciamo venire un attimo perché ti hanno sentito, capito? E quindi significa che il tuo daimon stesso voleva rendersi palese in questo momento. Dado non si aspettava che lo chiamassi perché non pensava di farsi sentire quando ha tossito. E invece, eccolo qua, amore, mettiti qua, siediti qua, amore. Eccoci qui. Eccoci qui che a prima mattina Ben risvegliati a tutti. Appunto stiamo un po' rincoglioniti così, però è perfetto. Amore, che cos'è per te la gioia? Per me la gioia è
un attimo fuggente, è qualcosa che si prova in un emisfero contenuto, si raccoglie l'insegnamento, si raccoglie quello che è, diciamo, il traguardo, la gioia del traguardo, la gioia di raggiungere appunto un obiettivo, una soddisfazione, una plausibile, ecco, altezza che può avvenire molto spesso per l'ego, magari in ambito professionale oppure in altre sfere Ma dell'essere se io ti umano. dicessi una cosa adesso, in questo esatto momento, cos'è che ti darebbe gioia? Cerco di riportare mio fratello da buon gemelli ascendente acquario e allora lo riportiamo un attimo nella... Allora, cos'è quel fuoco che ti accende in questo momento? Beh, È semplice, amore, beh, è semplice. in questo momento, Sì, in in questo... presente, ecco, vabbè, l'arrivo della mia compagna innanzitutto tra qualche ora, che da Quindi qualche... l'asso di bastoni, è il Quindi, bastone, ragazzi, che voglio dire, Dulci si infonda il bastone. La sua compagna, ok, perché qua le carte ci stanno dicendo che per sperimentare la vera gioia, è necessario liberarci da quegli attaccamenti e dalle dipendenze che ci impediscono di sperimentare la vera gioia, che non è attaccamento. Mi spiego? sì, E quindi se io ti dovessi leggere questa carta adesso, no? Danza quello che sai senza tradire ciò che sei. Che cosa ti viene in mente? Che immagine ti viene in mente? Dacci un'immagine senza parlare, cioè dacci un'immagine. occhi chiusi, il vento, le gambe che si muovono su se stesse, cioè comunque è un vortice ascoltando ottima musica, potendo e così gioire. Gioire. Ok, amore, puoi ritornare alle cuffie? Puoi ritornare alle tue cuffie? Grazie, amore. Grazie, amore. Grazie. Saluta le Grazie a ragazze. tutte, grazie a tutti. Cosa auguri alle ragazze e ragazzi? Beh, abbiamo introdotto il tema della gioia, auguro a tutti un momento di gioia vero a tutte. Ok, Grazie. amore mio. Ok, amore mio. Ok, quindi detto questo, Dado amore appena sveglio è così, sta nell'iperuranio imperscrutabile, impercettibile, diciamo. Quindi, ok, noi ragazze mie, ragazzi, mettiamo un altro oracolo perché voglio capire una cosa su questa senza andare troppo nel profondo, no? Allora, perché siamo a prima mattina, allora, cioè, è importante essere leggeri e non superficiali, ok? Che è ben diverso, no? Vediamo che cosa ne consegue con questo sole. Quella vuole uscire? No, non vuole uscire più. Quindi scevri dall'attaccamento e dalla dipendenza. Ascoltare l'anima. Ragazze, ve l'ho detto con questa prima carta. Ascoltare l'anima. Liberazione dalla prigione intellettuale, attaccamento, dipendenza e anche da ciò che sai. Io so di non sapere, ti libera dalla prigionia intellettuale. Perché quando a volte c'è questo rischio, quando la saccenza, no? Quando sappiamo troppo, c'è il rischio di diventare saccenti e c'è il rischio di non mantenersi apprendisti della vita. E il vero maestro è colui che rimane sempre un allievo della vita stessa e quindi libera da stress e disturbi nervosi. C'è tutta mente, mente, mente. Prima carta era di spade, mente, mente, mente. La mente, mente, il cuore sa, ascoltare l'anima. Quindi quello che ci dicono oggi c'è un grandissimo portale di liberazione dalla prigionia intellettuale, anche dall'analisi, dal giudizio stesso, attaccamenti a una forma di essere, anche quello che credi di essere, e anche quello su come credi di dover agire certi eventi è una prigionia intellettuale. Io so di non sapere il mantra di oggi, mi affido. E la papessa, sai il modo di fare la papessa, e cogli e avrai una rivelazione oggi, rinasci e ti sentirai una gioia nel cuore inequivocabile. D'accordo? Quindi, tu stai riprendendo? Sì. Quindi, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, vi auguro una giornata strepitosa all'insegna della gioia, che tutto intesi a gioia, questa è la tua meta.
Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.